Ciao ragazzi, ci sono delle saghe videoludiche che ogni videogiocatore che si rispetti dovrebbe provare e giocare almeno una volta. Oggi vi voglio parlare di BioShock, una trilogia ibrida, come mi piace definirla, ossia una trilogia fatta da due giochi più uno. BioShock, uscito originariamente nel 2007 per Xbox 360 e l'anno successivo per PlayStation 3, e sviluppato da Irrational Games e prodotto da 2K. BioShock 2 è uscito nel 2010 e BioShock 3, o meglio BioShock Infinite, terzo capitolo della serie, uscito nel 2013. Ma perché la definisco una trilogia ibrida? Perché in realtà originariamente BioShock era un prodotto nato dalla mente di Ken Levine o Levine, non ho mai capito come si pronunci sto nome, e che aveva pensato a una storia divisa in due parti. La prima ambientata in una città sottomarina, la seconda ambientata in una città fra le nuvole. La prima a Rapture, la seconda a Columbia. In realtà si sa, i soldi fanno gola a tutti e quindi, spinti sull'onda del successo del primo capitolo, si decise di fare uscire a breve distanza BioShock 2, e col quale però Ken Levine non ebbe nulla a che fare, e oserei dire per fortuna. Infatti BioShock 2 si discosta da quella che è la trama, l'idea, la concezione del BioShock originale, e ha ricevuto critiche negative da parte di tutti, da parte degli utenti, da parte della critica specializzata come testate giornalistiche oppure siti internet. E a me personalmente non è dispiaciuta, mi è piaciuta abbastanza la trama, anche se romanzata rispetto a quella del primo capitolo. Mi è piaciuto il diversificarsi delle armi, e quindi armi migliori come quantità e come qualità, e anche diversificazione dei plasmidi. Lo capirete poi una volta che avrete giocato il titolo cosa siano i plasmidi. Insomma, tutto sommato è un capitolo che a me è piaciuto. Non lo reputo un capolavoro, ma nell'ottica della trilogia è un capitolo da giocare assolutamente, anche perché cazzo, impersoneremo il Big Daddy. Ma insomma, lo abbiamo capito, queste generazioni sono avide di nuove IP. E allora vai con le remastered, vai con i reboot, si prendono titoli di 10 anni fa, gli si danno una spolverata, una pulita, gli si aggiunge magari un multiplayer anche dove non c'entra una fava, e si pubblicano come remaster o reboot. E ormai è una moda consueta, e poteva BioShock sfuggire a questa moda? Ma no. E infatti ecco che poco tempo fa è uscita la remastered di BioShock, BioShock The Collection. Secondo voi io aspettavo in maniera così impaziente una nuova remastered? Ma cazzo, no. E secondo voi mi sono fatto inchiappettare con la BioShock The Collection? Cazzo, sì! Ok, procediamo a fare l'unboxing. Questa è la scatola bella, mi piace, una scatola con la sovracopertina in cartone, vediamo la spalla. Sì, lucida, fatta bene, niente di che, ma non ci possiamo lamentare. Le immagini del gioco, il PEGI 18, e adesso andiamolo ad aprire, cercando di non impiegarci tempi biblici possibilmente. Ecco, ok, ci siamo. Come dicevamo, sovracopertina in cartone con la scritta BioShock The Collection. All'interno troviamo due custodie con i due DVD, eccoli qui. Andiamo ad aprire il primo, il disco 1. Beh, intanto qua vediamo le immagini del gioco, tutte le varie caratteristiche del PEGI. Apriamo, troviamo il classico libretto, probabilmente, ecco, infatti, con dentro le solite precauzioni, e il disco di gioco con BioShock 1 e BioShock 2. Chiudiamo, andiamo a prendere il secondo DVD, identico al primo,
con l'unica differenza che all'interno del secondo DVD troviamo BioShock Infinite. E chiaramente all'interno non c'è nessun libretto di istruzioni. Ecco, unboxing fatto, veloce ed indolore. I motivi che mi hanno spinto, mi hanno attirato a prendere questa collection sono principalmente due. Il primo è perché pur possedendo i 3 capitoli per la PlayStation 3 e avendoli giocati ed apprezzati, avevo voglia di giocarlo un'altra volta, di rigiocarmi i titoli con una veste grafica più pulita, ed è indubbio che questa remastered ha fatto un buon lavoro, soprattutto per il primo BioShock e il secondo. Mentre per Infinite diciamo che il gioco è rimasto pressoché identico a quello che era uscito in origine. La seconda cosa è che non avevo giocato i DLC, e qui bisogna fare una piccola parentesi, ossia BioShock, la saga, e in questo momento mi riferisco a BioShock e a BioShock Infinite, è una saga bellissima, con una trama e la parte narrativa fatte veramente bene, uno spessore dei personaggi favoloso. È un gioco che consiglio a tutti di andare a recuperare, anche solo nella versione 360 o PlayStation 3, ma avevo un problema. Il problema era quello che, arrivato alla fine di Infinite, avevi troppe domande alle quali non riuscivi a dare una risposta, e i DLC usciti, diciamo 2, ossia Funerale in Mare parte 1 e Funerale in Mare parte 2, chiudevano il cerchio fatto in maniera egregia da Ken Levine, quindi andavano assolutamente recuperati. Io, da bravo Bellinone, non l'avevo fatto. In questa collection sono compresi tutti i DLC usciti fino ad oggi, ad esclusione del multiplayer. Ma me ne frega poco, mettere nella stessa frase BioShock e multiplayer non ci azzecca una fava, un po' come mettere nella stessa frase Renzi e buon governo. E adesso, senza fare troppo spoiler, cercherò di spiegarvi quello che vi ritroverete a vivere giocando a questa trilogia. Iniziamo da BioShock. Il primo capitolo ci vede impersonare Jack, che a seguito di un incidente aereo si ritroverà a girovagare in una città immersa nell'Oceano Atlantico, la città di Rapture, costruita segretamente nel 1946 da un certo Andrew Ryan, e costruita per scappare da quelli che erano i confini religiosi e politici del tempo. In questa città sommersa venivano prese le migliori menti umane e che potessero contribuire a una crescita dell'individuo sia dal punto di vista delle arti, come la musica ad esempio, la pittura, che dal punto di vista della medicina. E questa libertà però sfuggirà di mano e noi ci troveremo a vivere questa città con da un lato un bello stile art déco tipico del tempo e dall'altro la distruzione generale che avremo di fronte agli occhi ad ogni singolo passo. Si tratta di uno sparatutto in prima persona mixato a un adventure. Alle classiche armi da fuoco come pistole e fucili potremo usare i plasmidi, ossia dei poteri speciali come ad esempio il fuoco e il congelamento. Ambientato a Rapture sarà anche BioShock 2 e qui la differenza sostanziale sarà che non impersoneremo più Jack ma bensì un Big Daddy, ossia uno dei boss affrontati nel primo capitolo. E qui si respirerà un'aria decisamente più romantica e meno malata rispetto al titolo originale, dove assisteremo alle varie dinamiche che si verranno a creare tra il Big Daddy da noi impersonato e le sorelline. Parlare di BioShock Infinite vorrebbe dire spoilerare praticamente tutto ciò che di bello ha questa saga, e quindi vi dirò soltanto che sarà la giusta continuazione rispetto al capitolo originale, quindi al BioShock, questa volta però non più ambientata in una città sottomarina ma ambientata a Columbia, una città fra i cieli, una città pura, limpida, almeno all'apparenza, ma che in realtà rivela tutto ciò che di marcio c'è nell'essere umano.
Anche qui parliamo di un mix tra FPS ed adventure. Anche qui potremo miscelare le armi da fuoco con dei poteri speciali. Insomma ragazzi, per concludere, se non avete mai giocato alla saga di BioShock vi consiglio di recuperarla. Per PC, chi già dovesse possedere i titoli, avrete gratuitamente gli aggiornamenti di BioShock e BioShock 2. BioShock Infinite no, perché il livello che ha raggiunto su PC è paragonabile a quello uscito nella Collection Edition. E per chi fosse un appassionato, realmente appassionato della saga di BioShock, consiglio di recuperarla. Per tutti gli altri potete tenervi il ricordo delle versioni originali. Perché ve lo consiglio in linea di massima? Perché avrete una parte narrativa favolosa, una storia incredibile, personaggi ben caratterizzati, sia i personaggi principali che i personaggi secondari, che i boss che ci troveremo ad affrontare via via nel corso dell'avventura. E salti temporali e suoni azzeccati sia dal punto di vista della musica in tipico stile anni 60 che nei suoni e negli effetti in game del gioco veramente azzeccati fanno della saga di BioShock un capolavoro. Quindi non perdete tempo ed andatevela a prendere. Mi raccomando, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, commentate in maniera tale da poter interagire tra di noi, oppure seguitemi sulla mia pagina Facebook Lucky Play on Tape, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!